Signore e signori e tutti voi all'ascolto, buongiorno! Oggi è l'8 di dicembre del 2021 e siamo qui in Piazza della Pace, di fianco allo stadio, per una camminata che non è una camminata organizzata però, è una passeggiata in amicizia, con sorriso, la passeggiata delle Madonne, perché si andrà a vedere Madonna del Podì. la Madonna del Podì, mi devono suggerire perché... Adesso Mario, fai raccontare la storia a Mario. Ok, Mario ci racconti la storia. Niente, è nata da un pezzo di legno che avevo in casa, mi è venuta l'idea di fare la Madonna del Podì, Fatto uno del tuo gruppo. che è incorniciata in un piedone, poi dopo la farai direttamente da lì. Ci ho lavorato un mese, perché esiste la Madonna dei ciclisti, ma del podista non esisteva, è una Madonna allora con una scarpa in mano. Comunque la vedrete in una nicchia appositamente decorata, fatta decorare dal frate, è una cosa stupenda. È stata benedetta dal cardinale, sì, l'abbiamo portata dal cardinale a benedire, poi dopo l'abbiamo collocata nella chiesa della Certosa. Prossimamente ci sarà anche il Santino per i fedeli. Là c'è anche i Santini, quello... Noi Adesso- facciamo da chiacchieroni andare là e facciamo vedere dove la... perché uno che non lo sa fa un po' fatica un attimo arrivare. Così arriviamo alla Madonna e poi di fianco ci sono anche i Santini da per le varie. Tu vieni con noi, Deborah? Sì, Deborah viene con voi perché deve Oggi sono in vesti ufficiali. regista del gruppo. Va bene, va bene. Questo è lo stadio. È l'ingresso del 1923. L'epoca fascista si vede. Vabbè, quella... Cioè adesso non stiamo a dilungarci più di tanto perché sennò qui non finiamo più. Sì, sì, beh. Questo è il monumento ai motociclisti e automobilisti. Questo chiostro nono, monumento, questo è fine 800. Cavolo però. Qui puoi girare delle ore qui. Adesso qui a destra c'è il monumento ai caduti della guerra 15-18. In mezzo era il monumento fascista, ma l'hanno... E adesso... Wow. Quello là di fronte, lo vedi? Sì, Carducci. Lì sulla destra, quello è Lucio Dalla. E quello lì di fianco è Augusto Righi. Quello è Murano. Vice re di Napoli, cognato di Napoleone. Come invece alla Palla d'Atene che questa scultura che doveva dare nella chiesa un ragazzo di 20, 21, 22 anni. Anzi là c'è la figura di come si chiama, l'inventore dell'acqua felice, c'è il profumo. Non c'ero mai venuta qua dentro, ma... Guarda se sono belle, queste è neocotiche, stupende, sono delle statue stupende. Questo è Labor, il fabbro del comune, ha risparmiato tutta la vita per farsi la tomba. Era il fabbro del comune. Questa risale al 1860. Ce n'è una piccolina, ti faccio vedere questa, io non ho.
È di una bellezza incredibile. Dietro quella tomba lì, vai a vedere. Il bambino che fa per Sembra veramente... Questo è il mio crocifisso. Questo è della famiglia. Per una decina d'anni solo io andavo su con la scala d'agli. Infatti si vede che adesso non ci ha più fatto niente nessuno. Questo è della famiglia Cavazza, quello che ha fondato l'istituto dei ciechi. Poi c'è quella, guarda, non perde il La donna ha voluto essere ripresa inginocchiata sul cuscino e ha litigato con Dre, lo scultore, perché lui ha detto nel momento del dolore lei ha voluto essere ritratta con il cuscino che non si cioè tu guarda la coperta, è di un realismo incredibile. Guarda l'orlo del cuscino. E l'errore è stato quello del cuscino che non ci voleva sotto le gambe. E questo scultore ha fatto queste 1860. 60, 61, poi c'è quello lì, questo è il Cristo di Cavazza e quello là in fondo invece sono le cantanti d'opera, le Borghimano, madre e figlia. Anche questo è stato, l'ha andato a farlo fondere in Francia, perché a Bologna aveva litigato con... Enrico Barbieri, lo scultore. Ecco, quelle là sono le Borghimano. Se vedi, ecco là, quelle cupole che vedi sopra lì sono le cupole originali delle celle dei frati del 1300. Perché questo era... Questo era un monastero. Puoi raccontare, Questo era un monastero dei frati certosini arrivato a Bologna in novembre del 1333, che gli fu donato un po' di terra e nel 334 acquistarono dell'altro terreno e iniziarono la costruzione del monastero. Qui c'erano gli orti, c'era la pescheria, e tutto attorno c'erano le cellette dei frati con il loro orticello, si coltivavano. E poi se giri qua dentro ci gireresti delle ore. Un agronomo che ha praticamente introdotto il consumo delle patate qui da noi, perché prima era solo un bulbo che non... Quello là in fondo è il monumento al Risorgimento del 1848. Ecco, dentro lì c'è una ripresa di una Madonna incinta, che noi infatti noi la chiamiamo la Madonna Grassa. Queste erano dove c'erano le prime tombe, queste. Adesso qui entriamo nel cortile della chiesa. Questo è stato decorato con il contributo nostro che ci chiamiamo della Pesecane Record, ha un nome nostro.
poi è stata decorata, dove si vede la chiesa, qui in alto, vede la chiesa, là c'è i podisti piccolissimi che corrono lungo la strada e arrivano qui che si vedono che corrono verso la Madonna. Gli schiavi liberati con le donazioni della Chiesa. Qui parliamo del inizio 700, 710, 17 più o meno. Qui di fianco Il evangelico, protestante, però era il cimitero cattolico dove venivano sepolti i banditi, perché erano sconsacrati. Sì. Sì, era tutto qui. Ecco, là in fondo, l'ultima lapide a sinistra è della figlia di un capitano inglese che si ammalò in Egitto, morì qui a Bologna. È troppo bella la descrizione. Maria Bernau. Questa descrizione è troppo bella. Un passeggero da qualsivoglia terra veniste ed ora un fiore, un pensiero, un sospiro alla buona Maria. Questa è la parte nuova. E questo è il cimitero ebraico. Questa è la parte più nuova, la parte vecchia rimane di là. Adesso stiamo passando dal parco Nicholas Green, che è un bambino americano che era in vacanza qui in Italia con i suoi genitori e verso Napoli o in Sicilia, non lo so, comunque per uno scambio di persona è stato ucciso dalla criminalità organizzata e i genitori hanno donato gli organi. Questo è successo parecchi anni fa e infatti è servito a sensibilizzare molto verso la donazione degli organi, che qua praticamente non è che e siamo arrivati e ci sono i biscottini buonissimi. Allora, visto che non è tardi e abbiamo fatto il giro, quello corto da 3,5 km, adesso facciamo anche l'altro giro che andiamo su a San Luca, perché dopo vi faccio vedere magari il foglietto. Si poteva comunque, c'erano varie possibilità per oggi come giri da fare. E siamo arrivati in cima. Questo è il foglietto che vi dicevo. Dunque, eravamo qua, adesso questo è il primo percorso che abbiamo fatto. Adesso siamo qua. Visto che non piove, io quasi quasi me la rischierei a venire giù per Casaglia. Proviamo. Ho l'ombrello con me, il cielo è un po' grigio, però e vorrei
vorrei sempre sottolineare il fatto che siamo pur sempre sulla via degli dei, E per affrontare al meglio la discesa, biscottino. Purtroppo abbiamo lasciato la via degli dei che proseguiva lungo il sentiero dei Bregoli. Prima o poi comunque ci andrò a fare un giro per di là. Adesso siamo comunque lungo la Mater Dei, quella che poi passa anche per sopra Pianora, insomma, da Monte Calvo. E tanto per far capire un po' quanto è freddino, questo è tutto ghiaccio, Continuiamo a cercare di riprendere le forze con i biscottini. Siamo quasi arrivati alla macchina, quindi vi metto le statistiche di Runtastic in 3, 2, 1. Passiamo alla recensione della camminata. Beh, allora, il giro alla Certosa è stato stupendo. Se non siete mai andati alla Certosa, appunto al cimitero monumentale di Bologna, andateci, non c'ero mai andata. Penso che ci tornerò perché è bellissimo. Non mi aspettavo delle sculture, delle cose così. Stupendo. Poi, vabbè, tutto quanto San Luca è sempre bello, un po' freddino. Ora, questa non era una camminata organizzata, era un ritrovo spontaneo, infatti anche l'iscrizione era offerta libera. Poi vabbè, diamo i 2 euro soliti. Però spero che insomma si ripeterà anche i prossimi anni, perché merita. Decisamente. Adesso me ne torno a casa che ridendo e scherzando si è fatto tardi. Ho mangiato 2 kg di biscotti. E vabbè, dalla camminata delle Madonne, quindi la Madonna del Podista nella chiesa del cimitero della Certosa e dalla Madonna di San Luca, è tutto. Ciao ciao!